Sono troppo vecchio per imparare l'italiano. È troppo tardi, non ne vale la pena. Da giovani è molto più facile imparare, no? Forse anche tu hai pensato o sentito frasi come sono troppo vecchio, troppo vecchia per imparare l'italiano. Ma è difficile imparare l'italiano alla mia età. Queste sono idee del passato, sono credenze vecchie e sono numerose le ricerche e gli studi scientifici che le hanno smentite, ormai da molti anni. Gli adulti possono imparare l'italiano o qualsiasi altra lingua anche a livelli altissimi e molti miei studenti ne sono la dimostrazione vivente. Secondo gli studi più recenti sulla neuroplasticità del cervello, noi possiamo imparare qualsiasi cosa a qualsiasi età. Immagina il cervello. Ogni volta che impariamo qualcosa, creiamo una nuova connessione tra i neuroni e all'interno di quella connessione passano le informazioni che abbiamo imparato. Più ci esercitiamo e più ripetiamo quelle informazioni, più la connessione diventa preferenziale per il nostro cervello e diventa automatico. Quindi quando impariamo un'espressione nuova, una coniugazione nuova, qualsiasi cosa nuova in italiano, si crea una nuova connessione fra i neuroni e l'informazione passa all'interno di questo percorso che se viene ripetuto e se ci esercitiamo diventa un percorso preferenziale sempre più grande e diventa quindi automatico. Questa è la neuroplasticità del nostro cervello, la capacità di creare nuove connessioni ed è una capacità che manteniamo per tutta la vita. Anche da anziani possiamo creare nuove connessioni e quindi imparare e memorizzare nuove cose. È una bella notizia, no? Molte volte sentiamo messaggi o sentiamo persone che ci dicono devi imparare come i bambini, devi imparare come hai imparato la lingua da bambino. Certo, le condizioni di un adulto non sono uguali a quelle di un bambino. I bambini hanno molti vantaggi nell'apprendimento della loro lingua, ma anche gli adulti hanno dei vantaggi non trascurabili. Vediamo i vantaggi dei bambini, per esempio, quando imparano la loro lingua. I bambini sono immersi nella lingua al 100%, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Quindi sono immersi nella lingua quando giocano, quando sono a scuola, quando interagiscono con la famiglia o con gli amici, sempre. Un'altra cosa importante è che i bambini non hanno paura di sbagliare. Loro quando imparano la propria lingua sbagliano, fanno errori, vengono corretti, ma non hanno paura. Un altro punto importante è che quando i bambini imparano la loro lingua madre non hanno l'interferenza di altre lingue, perché è la prima lingua che sentono. Dall'altro lato, gli adulti difficilmente possono essere immersi 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, almeno che non vivano nel paese dove quella lingua viene parlata. Un adulto che studia l'italiano o una lingua straniera ha l'interferenza della propria lingua madre o di altre lingue che ha studiato prima. E soprattutto noi adulti abbiamo una paura incredibile di sbagliare. E questa è una cosa che ci frena molto perché ci toglie tante opportunità di essere corretti e quindi di imparare. Questi erano i vantaggi dei bambini, ma anche gli adulti hanno dei vantaggi molto molto importanti. Prima di tutto, gli adulti hanno una capacità di riflessione molto sviluppata. Abbiamo una corteccia prefrontale molto sviluppata che ci permette di riflettere, di ragionare e quindi abbiamo grandi capacità analitiche che ci permettono di imparare anche le lingue, oltre a tante altre cose. Abbiamo un vasto vocabolario che è quello della nostra lingua madre, da cui possiamo attingere per imparare un'altra lingua. Ma abbiamo anche un'altra grande capacità, che è una delle capacità fondamentali per imparare una lingua straniera come l'italiano. È la capacità di fissare gli obiettivi e i tempi per raggiungerli. Ho detto in molti video che avere degli obiettivi precisi è molto importante perché ci motiva a raggiungerli, dà al nostro cervello una spinta al raggiungimento di questi obiettivi e a progredire nello studio e nell'apprendimento.
Come possiamo definire questi obiettivi e questi tempi? Per qualcuno basta un'agenda e una penna e scrivere quindi gli obiettivi e i tempi nella propria agenda. Ma ci sono delle applicazioni che ci permettono di apprendere ed esercitarci in italiano da una parte e fissare tempi e obiettivi dall'altra. Ci permettono di fare tutto questo insieme. La migliore applicazione che ti posso consigliare è sicuramente Busuu. Ormai lo sai, è la mia applicazione preferita, l'ho usata anch'io per imparare il portoghese e non riesco a smettere di parlarne. Busuu è un'applicazione eccezionale per imparare le lingue straniere come l'italiano con tante attività diversificate e divertenti e ti permette anche allo stesso tempo di fissare gli obiettivi e fissare anche i tempi e gli orari in cui studiare. Busuu ti accompagna ricordandoti quando è il momento di studiare e tenendo traccia dei tuoi progressi nell'apprendimento dell'italiano. È uno strumento eccellente perché ti permette di imparare l'italiano attraverso attività molto diverse, efficienti, molto utili, che coprono tutte le abilità linguistiche come la produzione scritta, la comprensione orale. Come sono le condizioni meteo oggi? Sembrano abbastanza buone. Ricorda che abbiamo l'appuntamento con il nostro istruttore di sci alle 10. Sì, mi sto preparando. Non vedo l'ora di andare sulle piste. La lettura e anche la conversazione, perché su Busuu puoi trovare anche dei tutor con cui fare conversazione e quindi esercitarti nel parlato. Busuu ha anche una vastissima comunità di italiani madrelingua che saranno pronti a correggere le tue frasi e i tuoi esercizi. Busuu rimane per me la prima scelta per imparare una lingua straniera. Puoi iscriverti a Busuu cliccando sul link che trovi qui in descrizione e potrai fare anche un test di livello per verificare il tuo livello attuale di italiano e pianificare il tuo piano di studio per raggiungere i livelli più alti. Ma torniamo a noi adulti. Abbiamo visto che anche da adulti, a qualsiasi età, possiamo imparare una lingua straniera come l'italiano. A questo punto la domanda è: bene, come fare tutto questo? Ci sono diversi modi per sfruttare questa nostra capacità di imparare e memorizzare e ovviamente non esiste una strategia o un piano che vada bene per tutti, ma ci sono comunque degli elementi importanti che puoi provare e sicuramente saranno efficaci per progredire nel tuo italiano. Il primo elemento importante è ovviamente l'immersione. In molti menzionano l'immersione perché è così, funziona. Essere immersi nell'italiano permette al tuo cervello di familiarizzare con la lingua. L'italiano sarà quindi sempre più familiare e sempre più comprensibile. Ricordo che è sempre importante combinare l'ascolto attivo con l'ascolto passivo. L'ascolto passivo è l'atto del semplice ascoltare, avere l'italiano anche semplicemente come sottofondo durante il giorno, mentre fai altre attività. Ma è importante dedicare un po' di tempo anche all'ascolto attivo, quindi una focalizzazione attiva su ciò che stiamo ascoltando. L'attenzione sul significato di quello che viene ascoltato e anche sulle strutture e sul vocabolario. Questo è l'ascolto attivo. È importante quindi combinare entrambi. Un altro elemento importante è l'ambiente. È importante adattare l'ambiente alla lingua che stiamo studiando. È importante rendere il tuo ambiente o i tuoi ambienti sempre più italiani. Hai già impostato il tuo telefono e il tuo computer in italiano? Questo ti permette di essere in connessione con la lingua in qualsiasi momento quando usi questi dispositivi. Puoi attaccare post-it con il vocabolario o particolari espressioni in casa o in ufficio. Questo ti permetterà di vedere l'italiano qualsiasi cosa tu faccia, in qualsiasi posto tu ti trovi, nella tua casa o nel tuo ufficio. Puoi organizzare una serata italiana o puoi incontrare persone italiane se vivi in una città che ti permette di farlo.
Avere un ambiente collegato alla lingua che stai studiando e alla cultura di quella lingua ti permette di entrare nell'impostazione mentale adatta per accelerare e avanzare nell'apprendimento. Adatta il tuo ambiente e rendilo sempre più italiano, in qualsiasi modo, sii creativo o creativa. Abbiamo già menzionato l'importanza di fissare gli obiettivi e anche la costanza. Come ho ripetuto in molti video, è molto più utile ed efficace studiare 15 o 20 minuti al giorno piuttosto che 2 ore 2 volte a settimana. Piccole e frequenti sessioni sono più utili di lunghe sessioni ma meno frequenti. E arriviamo a questo punto alla motivazione. La motivazione è la benzina, è il carburante che ti fa andare avanti nello studio e nell'apprendimento. Qual è il pilastro fondamentale della motivazione? Sicuramente il piacere. Se ti piace studiare l'italiano, continuerai a farlo e il tuo cervello sarà più portato a memorizzare. Se non ti piace studiare l'italiano o non ti piacciono le attività che fai per imparare l'italiano, sarà estremamente dura impararlo. È importante quindi comprendere quali sono le attività che preferisci e dedicare molto tempo a quelle attività. Ci sono poi anche altre attività importanti che forse non ti piacciono tanto. Prova a trovare un modo innovativo per rendere anche quelle attività piacevoli. La prima cosa quindi è scegliere attività che ci piacciono e rendere piacevoli attività che non ci piacciono molto. Il secondo punto è sicuramente quello di scegliere degli argomenti che ci piacciono. È inutile leggere articoli o guardare video sulla politica se la politica non ci piace. È inutile leggere libri sulla storia dell'arte se non ce ne frega niente della storia dell'arte. È importante esercitarci, ma su argomenti che ci interessano, che ci piacciono, perché il nostro cervello sarà molto più disposto a memorizzare, a continuare ad imparare e ad assorbire le informazioni e le strutture della lingua. Un altro aspetto fondamentale del piacere e della motivazione è la visualizzazione. Visualizza come sarai tu e come sarà la tua vita quando parlerai italiano fluentemente. Che cosa proverai? Che cosa sarà diverso nella tua vita? Che cosa sarà più bello? Che cosa potrai fare che adesso non potrai fare perché potrai parlare italiano? Visualizza questa situazione, come cambierà la tua vita in meglio. Questo ti darà l'energia per continuare e la motivazione per imparare sempre di più. E un ultimo punto che vorrei sottolineare è quello di celebrare sempre i tuoi risultati. Celebrare. Hai raggiunto uno di quei famosi obiettivi? Celebra. Fai qualcosa che ti piace, anche una piccola attività che ti dà piacere. Celebrare permette al tuo cervello di produrre dopamina, che è il neurotrasmettitore del piacere. Più obiettivi raggiungi, più celebri il tuo apprendimento, più dopamina produrrai e più piacere sentirai e quindi sarai sempre più motivato o motivata a imparare e ad apprendere. Se riesci a concludere la tua sessione di studio anche di soli 10 minuti al giorno, celebra, fai qualcosa che ti piace. O semplicemente fatti un applauso, fatti una carezza, ditti allo specchio che sei bravo o brava, che stai facendo un ottimo lavoro, perché è quello che stai facendo. Puoi celebrare anche per aver visto questo video, perché forse avrai imparato qualcosa di nuovo o, male che vada, avrai esercitato la tua comprensione orale dell'italiano. Questi erano i miei consigli di oggi e anche un mio messaggio importante: non farti scoraggiare da messaggi e idee false. Tu puoi imparare l'italiano, puoi raggiungere livelli altissimi di italiano indipendentemente dalla tua età e dalle condizioni in cui ti trovi. È importante però che tu abbia sempre un po' di italiano con te, che tu abbia degli obiettivi, che abbia tanta pazienza anche con te stesso o con te stessa. Come ultima cosa, ti ricordo che puoi iscriverti a Busuu cliccando sul link che trovi qui in descrizione. Puoi fare il tuo test di livello, puoi fissare questi
obiettivi così importanti e Busuu sarà quindi il tuo nuovo compagno di viaggio nell'apprendimento dell'italiano. Fammi sapere come va. A presto!